Non importa se tu sia un allenatore che vuole portare una squadra dalla quarta divisione inglese fino alle stelle o se tu voglia prendere una squadra già fermata e vincere il triplete. Se sei finito su questo video è perché il tuo obiettivo, così come il mio, è quello di trovare talenti in giro per il mondo e renderli i migliori in assoluto. Io sono il Mirchito e vi do il benvenuto in questo contenuto completamente dedicato alla gestione della primavera. Ehi, prima di partire ti invito a fare un salto sulla carriera con il Paris FC che sto portando su questo canale, dove pubblico ben 3 video a settimana riguardanti questa carriera. Valuta anche l'iscrizione al canale se ti piacciono i miei contenuti e ora ti lascio al video. Partiamo dalle basi. Quali impostazioni usare? Beh, se avete poca pazienza vi consiglio di usare il potenziale massimo sulla qualità giovani. Questa impostazione vi permette di usare i vostri talenti solo durante i tornei della primavera al massimo delle loro qualità, in modo da vedere immediatamente se quel giovane potrà diventare un campione oppure no. Altrimenti usate l'impostazione livello attuale se volete scoprire con calma i vostri futuri campioni. Fatto questo, dopo aver sistemato l'idea tattica e tutto il resto, guardate la prima relazione dell'osservatore, il quale vi dirà di tenere d'occhio un giovane della vostra primavera. Quel calciatore è il vostro futuro campione assicurato. Attenzione però, questo non vuol dire che diventerà per forza un 90 più di overall, ma che è il giocatore più promettente fra tutti quelli presenti al momento. Entrate nel vivaio e date un'occhiata a tutti. Quest'anno hanno voluto strafare, quindi con tutta probabilità troverete anche giovani con un'età ben al di sotto dei 16 anni. Aprite piani di crescita, controllate se hanno bisogno di un cambio ruolo, oppure scegliete il piano che più vi piace, ma cercate di cambiarlo spesso, in modo da avere una crescita uguale per tutti i valori. Se è presente già qualcuno che può essere mandato in prima squadra, fatelo. Male che vada potrete sempre metterlo in prestito o optare per una cessione definitiva. Gli osservatori sono importantissimi, dato che quest'anno sono molto più capaci di scovare campioni e soprattutto vi porteranno quello che cercate, quindi basta solo esterni come negli ultimi anni. Sbizzarritevi mandandoli nelle decine di nazioni presenti quest'anno, mandateli in posti esotici e non ve ne pentirete. Se però avete poco budget e siete costretti ad assumere osservatori che non raggiungono le 5 stelle, vi consiglio di mandarli nelle top 5 nazioni europee, quindi Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna, ed è qui che trovare campioni è molto più semplice. I ruoli da cercare sono il difensore centrale, centrocampista centrale e l'attaccante, dato che con queste scelte vi troverà tutti i ruoli disponibili per ogni reparto. A meno che non vogliate trovare un solo ruolo in particolare, quindi potrete scegliere solo l'esterno, solo l'ala, solo il terzino, solo il portiere. Giocate i tornei della primavera perché sono importantissimi per dare un boost alla loro crescita, ma soprattutto perché potete valutare pad alla mano i vostri giovani. Cercate di vincere tutte e 3 le partite, dato che più arriverete avanti nel torneo e più la crescita sarà boostata. Ogni mese vi arriverà il resoconto degli osservatori. Date priorità ai giovani con alto potenziale e con numerosi stili di gioco. Vi consiglio di scartare immediatamente tutti quei giovani poco interessanti o nei prossimi resoconti potrete non capirci più nulla, dato che quest'anno è scomparsa la dicitura dei mesi di osservazione. Portate in primavera quanti più giovani possibile e ricordatevi di avere sempre almeno un portiere, altrimenti non vi sarà possibile partecipare ai tornei. In men che non si dica vi ritroverete la primavera al completo. Ripetete i passaggi dei piani di crescita per ogni nuovo giovane e portateli in prima squadra. I giovani, ragazzi, hanno bisogno di giocare per crescere, quindi non lasciateli a fare la polvere. Ed ora la parte più importante di tutte. Se siete dei carrieristi che preferiscono la simulazione al giocare, sappiate che fate schifo, ma non vi giudico, non vi giudico. Evitate di simulare dal calendario perché interverrà il vostro allenatore in seconda e sceglierà lui la miglior formazione possibile, lasciando fuori tutti i vostri giovani che avete appena portato in prima squadra. Simulate partita per partita in modo da avere il pieno controllo. Se invece siete delle persone normali e quindi preferite giocare, beh, ragazzi, divertitevi ad usare i vostri futuri campioni. Quello che state vedendo adesso è il confronto tra inizio stagione e fine stagione. Simulando dal calendario hanno giocato pochissimo e hanno comunque preso tutti tra l'1 e i 2 punti. Quindi immaginate quanto possano crescere ancora di più facendoli giocare con continuità. Buon divertimento e fatemi sapere qui sotto nei commenti se questa guida vi è stata utile. Ciao ciao ragazzi!